Bronzatissima. Ciao e bentornata. Sono Mattia di Lingua Franca e se te lo stai domandando, sì, anche oggi canteremo insieme e aggiungeremo un altro tassello alla lezione di grammatica dello scorso video. Oggi, infatti, parleremo di aggettivi superlativi, ma prima di cominciare questa nuova lezione, facciamo un piccolo ripasso. Nello scorso video abbiamo imparato che gli aggettivi servono per specificare le qualità di un nome. Abbiamo poi visto che a partire da un aggettivo base è possibile formare gli aggettivi comparativi, che possono essere di tre gradi. Comparativo di maggioranza, più aggettivo più di minoranza, meno più aggettivo più di, e infine di uguaglianza, come più aggettivo. Spero che finora sia tutto chiaro. Se avete qualche domanda o dubbio, mi raccomando, non abbiate paura di scriverlo nei commenti. Il vostro feedback è molto importante. Bene, vediamo allora che cosa sono gli aggettivi superlativi e quando si utilizzano. Il grado superlativo si utilizza per indicare che una certa qualità è presente al massimo grado o in misura molto elevata. Per aiutarci nella comprensione, rivediamo lo schema della scorsa lezione. Vedete che mentre gli aggettivi comparativi possono essere di tre tipologie, gli aggettivi superlativi possono essere solo di due tipi. Aggettivi superlativi assoluti e aggettivi superlativi relativi. Che parole complicate. Partiamo dagli aggettivi superlativi assoluti. Le due canzoni che hai sentito all'inizio del video sono due esempi di aggettivi superlativi assoluti. Ma come si formano? È molto semplice. Basta aggiungere un suffisso all'aggettivo base. Issimo, se il nome è maschile singolare. Per esempio, questo caffè è buonissimo. Oppure issimi, se il nome è maschile plurale, come in i grattacieli a New York sono altissimi. Per i nomi femminili, invece, issima per i singolari, come quella ragazza è bellissima. Oppure issime, se il nome è femminile plurale, come nella frase le rose sono profumatissime. Avete notato la differenza con gli aggettivi comparativi? Negli aggettivi superlativi assoluti manca il secondo termine di paragone. Proprio per questo si chiamano assoluti, perché esprimono una qualità al massimo grado senza confronto con gli altri elementi. Quando invece vuoi dire che una persona o una cosa possiedono una qualità al massimo grado in relazione ad altre persone o ad altre cose, devi utilizzare gli aggettivi superlativi relativi. Gli aggettivi superlativi relativi si formano così. Articolo che segue il genere e il numero del nome, più aggettivo base, più secondo termine di paragone introdotto da di. Vediamo un esempio per capire meglio. Mario è il più simpatico dei suoi amici. Ciò significa che rispetto a un gruppo di persone, quindi relativamente ad un gruppo, da qui la definizione di superlativo relativo, Mario è il più simpatico. Attenzione però a non confondere il superlativo relativo con il comparativo di maggioranza. Proviamo a fare un riassunto veloce. Ora vedrai due frasi. Prova a capire quale frase contiene un aggettivo superlativo relativo e quale invece un aggettivo comparativo di maggioranza.
La torta al cioccolato è più buona del tiramisù. La torta al cioccolato è la più buona di tutte. Fatto? Analizziamole insieme per capire le differenze e non fare errori. Nella prima frase abbiamo più aggettivo, più di. È un comparativo di maggioranza, perché c'è una comparazione tra due termini, cioè la torta al cioccolato, il primo termine, e il tiramisù, il secondo termine. Nella seconda frase, invece, c'è un aggettivo superlativo relativo, perché abbiamo quattro elementi. L'articolo più l'aggettivo base di, che è il termine di paragone, che però non si riferisce ad un altro termine specifico, ma a un gruppo di cose, a un insieme. Quindi, tra tutte le torte che esistono al mondo, la torta di cioccolato è la più buona. Secondo me. Poi, fate voi. Adesso però io ho fame, non so voi, perché dopo questa lezione c'è proprio bisogno di una fetta di torta. Ricaricatevi perché non abbiamo ancora finito di studiare gli aggettivi. Nella prossima e ultima lezione studieremo gli aggettivi irregolari, cioè quegli aggettivi che purtroppo non seguono le regole che abbiamo imparato fino ad oggi, ma la buona notizia è che sono davvero pochi. Quindi per non perdervi questa prossima lezione, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E se ti è piaciuto questo video, un commento o un like sarebbero, beh, bellissimi. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!